Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana con le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta abbiamo il libro o diario, indica una fase iniziale di questa settimana, cercando di studiare, di capire, di ricercare. Probabilmente abbiamo bisogno di risolvere qualcosa, abbiamo bisogno di cercare proprio delle informazioni, delle notizie, di scovare tra segreti, delle verità, delle cose che ci possono essere utili. Senza fretta, quindi se vogliamo subito ottenere un qualcosa, magari meglio aspettare successivamente, soprattutto con la carta dell'ancora, io direi che è la fase migliore, proprio perché ci porta dei risultati, dei raggiungimenti, dei riscontri positivi, quindi il nostro impegno verrà ripagato. Questa porta anche la possibilità di fermarci un attimino giusto per fare il punto della situazione e quindi dopo aver trovato lucidità ed equilibrio poi ripartire successivamente. Di cosa abbiamo bisogno anche di tagliare alcune cose e l'ultima parte della settimana è perfetta. Semplicemente per alcuni si tratta proprio di tagliare e riposarsi, trovare uno spazio per rigenerarsi. Per alcuni magari, soprattutto se vi siete portati dietro un po' di cose e siete un po' in ritardo, allora quindi è il caso di dare una spinta ulteriore, di impegnarsi maggiormente proprio per chiudere alcune faccende. Questa carta consiglia anche di tagliare tutto ciò che non ci serve e che è superfluo, perché magari ci stiamo portando un sovraccarico di cose o alcune che ci procurano solo dispiacere e allora quindi è meglio fare questo bel taglionetto. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e sentimenti. Amore, sentimenti, relazioni in genere. Consiglio anche di ascoltare per riferimenti alle amicizie, alla famiglia, magari ci sono anche delle informazioni utili. Troviamo Glicine, che per certi aspetti è abbastanza positiva perché indica una fase iniziale, indica anche maggior sintonia, gentilezza, il prendersi cura, feeling, attrazione. Quindi cosa vuol dire? Che alcune cose possono procedere in un modo abbastanza lento, però in modo costante. Bisogna aver pazienza, bisogna saper aspettare, soprattutto se si ha bisogno di creare maggior connessione o di ritrovarsi. Abbiamo visto sin dall'inizio che c'è questa energia proprio di studio, di osservazione e valutazione. Non abbiate fretta, perché la fretta, insomma, potrebbe creare un po' di tensione e infatti abbiamo questa peonia. Cosa vuol dire? Che in senso lato i sentimenti sono confusi o può saltar fuori una verità un po' fastidiosa, esserci dei pettegolezzi, magari abbiamo dubbi perché non c'è comunicazione, ci sono delle cose che insomma in senso generico possono portare
portare un po' di tensione. Loro consigliano di non trattenere, infatti per questo abbiamo la falce che va ad aggiungere quel tassello in più, soprattutto nelle questioni strettamente personali e di relazioni in senso generico, di non trattenere, di tagliare, perché altrimenti rischiamo proprio di avere quelle emozioni, quelle tensioni, quelle cose che non ci fanno stare bene. Più che altro meglio recuperare equilibrio e lucidità e cercare di avere un tipo di comunicazione molto più serena. Non vuol dire che magari non ci possono essere delle discussioni, però dico che certe volte alzare la voce non aiuta assolutamente. Questo è giusto per farvi un piccolo esempio. Per i single probabilmente si può attraversare una fase un po' complessa di incertezza. È vero che magari ci possono essere delle novità interessanti, però direi di fare attenzione. Magari alcune cose possono essere positive, soprattutto per chi non ha intenzione di responsabilizzarsi al momento in una relazione importante, per chi vuole concedersi una trasgressione, un'avventura, però far sì che magari ci sia la stessa cosa dall'altra parte. Potrebbe essere anche il contrario, quindi di fare attenzione con chi avete a che fare, perché potrebbe cercare solo un'avventura, solo un qualcosa di passaggio, o altrimenti esserci qualcuno che è in contrasto, che è in conflitto e che al momento è un po' difficile pensare che qualcosa possa evolvere in qualcosa di più. Possono essere anche delle situazioni strettamente personali, quindi che vanno ad incidere, allora lì bisogna avere maggiormente pazienza e aspettare questa possibile evoluzione. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo un pensiero può portare a una fase di indecisione, nel senso che stiamo valutando, stiamo osservando, stiamo studiando e verificando. Di sicuro anche qui magari bisogna capire effettivamente cos'è il caso di trattenere, di fermarsi ulteriormente proprio per concentrare sia le nostre energie, sia anche di valutare lucidamente alcune cose e che cosa invece stiamo trattenendo, non dico per egoismo oppure perché magari ci stiamo ostinando in qualcosa, può essere, ecco, questo atteggiamento può essere negativo e quindi portare degli scontri, delle difficoltà di vario genere. Magari, ecco, essendoci la carta della nemica, può riguardare sia persone e quindi atteggiamenti critici, poco collaborativi, eccetera, o anche delle situazioni che devono essere nettamente tagliate o prendere una decisione molto chiara. E questo dico anche perché la ricerca di lavoro, forse la vostra ricerca deve essere modificata, o forse magari di valutare delle proposte che non fanno al caso vostro, quindi di non perdere tempo ulteriormente. Di sicuro in senso generico c'è bisogno proprio di superare un blocco, un ostacolo o un qualcosa che non sta funzionando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!